Mi è capitato molto spesso nei miei video di parlare di università, come sceglierla, perché farla, ma mi sono reso conto di essere caduto in una trappola nella quale cadiamo tutti quando parliamo di percorso formativo. Infatti ho dato per scontato che fare l'università sia l'unica strada possibile. Secondo il rapporto di Alma Laurea 2020, il 30% degli studenti decide di non proseguire i propri studi universitari. Oggi voglio dare 3 consigli a quel 30% di studenti nella speranza che la cosa possa essere utile. Il primo, più che un consiglio, è una constatazione. Non fare l'università non è un dramma. Lo so, i genitori hanno la tendenza a pensare che l'unica strada possibile verso il successo sia quella dell'università e tra questi mi ci metto sicuramente dentro anch'io. Ma se siete fermamente convinti di seguire un'altra traiettoria, fatelo. Anche perché non è un contratto a vita, c'è sempre tempo per cambiare idea. L'importante è che sia una scelta ponderata che si basa su un'unica fondamentale domanda. Il che mi porta direttamente al secondo consiglio. Perché fare l'università? Ecco, voi dovete trovare il vostro perché. Detta così può sembrare una frase da fuffaguru, ma per quanto banale corrisponde alla verità. Infatti prendersi del tempo per riflettere sulle proprie motivazioni è essenziale. Il problema è che in Italia il percorso che porta al diploma raramente dedica del tempo all'orientamento. Il rischio poi è quello di diplomarsi e procedere un po' a tentoni. Lo dirò qui ed ora. Se dovete scegliere tra prendere 100 e lode e non avere la minima idea su che cosa fare, oppure prendere 90 ed avere una traiettoria, una direzione in testa, optate sempre per la seconda. Ultima riflessione, forse quella più importante. Non fare l'università non significa smettere di studiare. Dobbiamo abbandonare l'idea che l'unico studio possibile sia quello fatto sui libri. C'è un bel progetto portato avanti da Energreen, una società entrata di recente nella scuderia di 21 Invest, che è perfetto per farvi capire cosa intendo. Si chiama Energreen Academy ed è un progetto che ha come obiettivo quello di formare dei neodiplomati e inserirli nel mondo del lavoro, dandogli competenze pratiche e specifiche che non sono fornite da nessun istituto tecnico in Italia. Il progetto ha coinvolto 12 ragazzi, tutti e 12 assunti subito dopo la formazione. Ma abbiamo intenzione di replicarlo perché ci siamo resi conto che in quel settore specifico mancano risorse umane, ma manca anche qualcuno che le formi. In questo caso la traiettoria di quei 12 studenti non prevedeva l'università e va bene così. Pensare che l'unica strada per formarsi sia quella dell'università significa uniformare e standardizzare il percorso per tutti e questo non ha senso. Mi rendo conto che dare dei consigli su un momento così delicato come la vita dopo il diploma sia davvero complesso, anche perché purtroppo a volte l'università non si ha la possibilità di farla. Quindi a maggior ragione dobbiamo pensare che non sia l'unica strada. Pensate a Marcello Ascani che se non conoscete vi invito a seguire. Lui ha scelto di non fare l'università, ma questo non l'ha frenato, anzi, molto spesso lavoriamo assieme. Il punto quindi non è la strada che si sceglie, quanto piuttosto la volontà di seguirla impegnandosi al 100%.